Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio della nostra serie Quiz Patente B. Questo è l'episodio 23 e oggi affronteremo altre 30 domande, con spiegazioni chiare e facili da capire. Se è la prima volta che siete qui, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete il video e scrivete un commento. Guardate il video fino alla fine, perché non si può mai sapere quali domande potrebbero capitare all'esame. Cominciamo! Su una strada ricoperta da brecciolino, il conducente può circolare a velocità sostenuta. Falso. Su una strada ricoperta da brecciolino, la velocità deve essere moderata, non sostenuta. Il brecciolino rende il fondo meno aderente, quindi le ruote hanno meno presa sulla carreggiata, e il veicolo può perdere più facilmente stabilità, soprattutto in frenata, in curva o durante cambi di direzione improvvisi. In queste condizioni aumenta anche lo spazio di frenata, perciò il conducente deve procedere con prudenza, evitare manovre brusche e mantenere un'andatura tale da conservare sempre il controllo del veicolo. Il segnale raffigurato indica gli autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, quale corsia debbono percorrere. Vero. Il segnale rappresentato è un segnale temporaneo di uso corsie disponibili e viene collocato in presenza di lavori stradali per indicare, in modo chiaro, come devono disporsi le diverse categorie di veicoli nelle corsie aperte al traffico. Nel pannello raffigurato, le autovetture possono utilizzare entrambe le corsie indicate, mentre gli autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate devono impegnare soltanto la corsia di destra. Il segnale serve quindi a separare i flussi di circolazione, a rendere più ordinato il passaggio nel tratto interessato dal cantiere e a ridurre i rischi dovuti alla differenza di ingombro e di manovrabilità tra autovetture e mezzi pesanti. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura il veicolo B, dato che svolta a sinistra, non ha diritto di precedenza su alcun veicolo. Falso. In questa figura i veicoli transitano nell'ordine H, D, B, L. La svolta a sinistra, da sola, non fa perdere automaticamente ogni diritto di precedenza. In un incrocio senza segnalazioni particolari, si considera prima di tutto la regola della precedenza a destra. Per questo il veicolo B deve attendere il veicolo D, che si trova alla sua destra. Inoltre, nella situazione raffigurata, il veicolo H passa per primo. Dopo il transito di H e poi di D, il veicolo B si ritrova con la destra libera e può attraversare prima del veicolo L. Il punto decisivo è proprio questo. B non deve cedere il passo a tutti i veicoli presenti nell'incrocio, perché nei confronti di L conserva la precedenza. Il segnale raffigurato indica che la zona è coperta dal segnale per antifurti satellitari. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione che segnala il servizio auto al seguito. Indica la vicinanza di una stazione ferroviaria o dell'accesso destinato alle autovetture, che possono essere caricate sul treno insieme al viaggiatore. Il simbolo dell'automobile e del letto richiama infatti il trasporto ferroviario con sistemazione per il viaggio, non un sistema di protezione elettronica dei veicoli e nemmeno una copertura del segnale per antifurti satellitari. Il conducente, vedendo questo segnale, deve quindi collegarlo a un servizio ferroviario per il trasporto dell'auto e non a dispositivi di sicurezza o controllo dell'area. Il pannello integrativo raffigurato indica che il segnale al quale è abbinato vale tutti i giorni, ma solo nelle ore indicate. Falso. Il pannello non indica tutti i giorni. Indica invece che il segnale sovrastante vale solo nei giorni lavorativi, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 20. Il simbolo dei due martelli incrociati serve proprio a distinguere i giorni lavorativi dai giorni festivi e dall'indicazione valida ogni giorno. Di conseguenza, la prescrizione del segnale posto sopra questo pannello non si applica né per l'intera giornata, né indistintamente in tutti i giorni della settimana, ma soltanto nelle ore riportate e nei giorni lavorativi. Il segnale raffigurato vieta la sospensione temporanea della marcia per la salita e discesa dei passeggeri. Falso. Il segnale raffigurato indica il divieto di sosta. Questo divieto non esclude la fermata, quando il veicolo si arresta per il tempo strettamente necessario a far salire o scendere i passeggeri, oppure per un'esigenza immediata e di breve durata. Viene invece vietata la sosta,
cioè l'arresto del veicolo protratto nel tempo. Di conseguenza, il conducente può effettuare una breve fermata per i passeggeri, ma non può lasciare il veicolo in sosta nel tratto in cui il segnale è valido. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo B deve dare la precedenza al veicolo N. Vero. In questa situazione il veicolo B, provenendo dall'alto, si porta per primo verso il centro dell'incrocio per effettuare la svolta a sinistra, ma non può completarla subito. La sua traiettoria va infatti a interferire con quella del veicolo N, che procede diritto dal lato opposto. Per questo motivo B deve attendere che N attraversi l'incrocio prima di terminare la manovra. La sequenza corretta è la seguente. B si porta al centro, poi transita il veicolo R, successivamente passano contemporaneamente i veicoli D e N e solo dopo B può liberare l'incrocio completando la svolta. Ne consegue che il conducente del veicolo B deve effettivamente dare precedenza al veicolo N. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale ai metri che il veicolo percorre durante il tempo di reazione. Vero. La distanza di sicurezza non è una misura fissa, ma deve essere sufficiente per evitare il tamponamento se il veicolo che precede rallenta o si arresta improvvisamente. Come criterio minimo, essa non deve essere inferiore allo spazio che il veicolo percorre nel tempo di reazione, cioè nel breve intervallo tra la percezione del pericolo e l'inizio della frenata. Questo significa che, prima ancora che il conducente inizi a frenare, il veicolo continua comunque ad avanzare per alcuni metri. Nella guida reale, la distanza di sicurezza deve spesso essere anche maggiore, perché oltre al tempo di reazione contano la velocità, le condizioni del fondo stradale, l'efficienza dei freni, lo stato degli pneumatici, la visibilità e il carico del veicolo. Il conducente deve accogliere gli inviti dei passeggeri a guidare più velocemente. Falso. Il conducente non deve lasciarsi condizionare dagli inviti dei passeggeri a aumentare la velocità. La velocità deve essere scelta in base alle condizioni della strada, del traffico, della visibilità, del veicolo e alla capacità di mantenere sempre il pieno controllo della guida. Lasciarsi influenzare da pressioni esterne può portare a sopravvalutare le proprie capacità, a ridurre la prudenza e a aumentare il rischio di errore. Nella guida sicura, infatti, attenzione, autocontrollo e rispetto delle regole hanno più importanza delle sollecitazioni provenienti da chi è a bordo del veicolo. Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza. Vero. Il segnale raffigurato è il segnale di dare precedenza. Fa parte dei segnali di precedenza e indica che il conducente deve rallentare e, se necessario, fermarsi per lasciare passare i veicoli che circolano sulla strada che si incrocia. Viene normalmente collocato su una strada secondaria, dove non si gode del diritto di precedenza. La sua forma triangolare con il vertice rivolto verso il basso lo rende immediatamente riconoscibile anche a distanza o quando viene osservato dal lato posteriore. In caso di rottura degli organi di traino di un veicolo, gli stessi possono essere riparati tramite saldatura presso officina specializzata. Falso. Gli organi di traino devono essere omologati, mantenuti in perfetta efficienza e privi di giochi, deformazioni o incrinature. Quando si rompe un organo di traino non deve essere riparato con saldature, ma deve essere sostituito. Questo perché il collegamento tra motrice e rimorchio è un elemento di sicurezza essenziale e deve conservare caratteristiche meccaniche affidabili e costanti durante la marcia, nelle frenate e nelle sollecitazioni dovute ai dislivelli della strada. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante non bisogna coprirla, per facilitare l'arresto spontaneo del sangue. Falso. In presenza di una ferita sanguinante, la condotta corretta è coprire la ferita con garze sterili, oppure, se non disponibili, con un panno il più possibile pulito, tamponando la zona per limitare la fuoriuscita di sangue. Lasciare la ferita scoperta non aiuta a controllare il sanguinamento e può aumentare il rischio di peggioramento della perdita di sangue e di contaminazione della ferita. Nel primo soccorso occorre quindi proteggere la ferita, esercitare una pressione adeguata quando possibile e attendere l'intervento dei soccorsi. Il sovraccarico del veicolo comporta maggiori difficoltà di guida, mentre non comporta problemi per le sospensioni. Falso.
Il sovraccarico del veicolo rende effettivamente la guida più difficile, ma crea anche problemi alle sospensioni. Un carico eccessivo può renderle inefficienti, accelerarne l'usura e, nei casi più gravi, provocarne la rottura. Quando le sospensioni lavorano male, il veicolo perde comfort e soprattutto peggiora nella tenuta di strada, diventando meno stabile e più difficile da controllare. Per questo, il sovraccarico non riguarda soltanto la maneggevolezza del veicolo, ma incide direttamente anche sulla sicurezza e sull'integrità degli organi meccanici. Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale e ciclabile. Falso. Il segnale mostrato indica un percorso pedonale, cioè un tratto riservato ai pedoni. La presenza del solo simbolo del pedone significa che il percorso è destinato esclusivamente al transito pedonale, e non anche ai ciclisti. Il percorso pedonale e ciclabile è invece segnalato con un cartello diverso, nel quale compare anche il simbolo della bicicletta. Questo segnale appartiene ai segnali di obbligo e serve a individuare uno spazio riservato ai pedoni. Nelle ore in cui è vietata la sosta, il segnale raffigurato comporta la rimozione del veicolo. Falso. Il pannello raffigurato indica una regolazione della sosta in diverse fasce orarie. In questo caso la sosta è vietata dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20, mentre è consentita dalle ore 9 alle ore 17 e dalle ore 20 alle ore 7. Nelle ore in cui la sosta è vietata, il segnale non indica automaticamente la rimozione del veicolo. La rimozione deve essere segnalata in modo specifico con apposita integrazione, diversa da quella mostrata in figura. Su strade a 2 corsie per senso di marcia, in caso di intenso traffico, i ciclomotori a 2 ruote possono circolare sulla corsia di sinistra. Falso. Su strade con 2 corsie per ogni senso di marcia, la regola generale impone di utilizzare la corsia di destra per la marcia normale, riservando quella di sinistra soprattutto al sorpasso. Questo criterio vale anche per i ciclomotori a 2 ruote, che devono tenersi il più possibile verso destra, e non possono considerare la corsia di sinistra come corsia ordinaria di marcia, solo perché il traffico è intenso. La presenza di traffico rallentato non modifica questa regola, e non autorizza i ciclomotori a spostarsi stabilmente sulla corsia di sinistra. Il semaforo in figura si trova all'ingresso della metropolitana. Falso. Il dispositivo raffigurato è un semaforo per pedoni. Serve a regolare l'attraversamento pedonale. Con luce verde il pedone può attraversare. Con luce gialla deve liberare rapidamente l'attraversamento già impegnato. Con luce rossa non deve attraversare. Non indica quindi l'ingresso della metropolitana, ma disciplina il passaggio dei pedoni negli incroci e negli attraversamenti regolati da segnalazione luminosa. La patente di categoria B con codice armonizzato 96 abilita alla guida di autosnodati con massa massima autorizzata superiore a 4.250 kg, ma non superiore a 7.500 kg. Falso. La patente B, con codice armonizzato 96, non riguarda gli autosnodati. Abilita invece alla guida di un'autovettura o di un altro veicolo della categoria B, che traina un rimorchio non leggero, quando la massa massima autorizzata del complesso supera 3.500 kg, ma non supera 4.250 kg. Il limite indicato nella domanda, fino a 7.500 kg, non appartiene quindi alla B con codice 96. Il punto essenziale è che questa abilitazione serve ad aumentare la massa del complesso motrice più rimorchio entro 4.250 kg, non a consentire la guida di veicoli autosnodati. Il segnale raffigurato prescrive di usare prudenza, perché ci si sta avvicinando ad un incrocio. Vero. Il segnale raffigurato preannuncia un'intersezione con una strada laterale di minore importanza che si immette da sinistra. Si tratta di un segnale che avvisa della presenza di un incrocio, nel quale il conducente, pur trovandosi sulla strada con diritto di precedenza, deve comunque moderare la velocità e mantenere particolare attenzione. La prudenza è necessaria perché da una strada laterale possono sopraggiungere altri veicoli, e in prossimità di ogni intersezione aumenta sempre la possibilità di manovre, attraversamenti e situazioni di pericolo. È vietato il sorpasso se il veicolo da superare si è fermato per dare precedenza ai pedoni anche fuori dagli attraversamenti pedonali.
Vero. Il sorpasso, in questa situazione, è vietato perché il veicolo fermo davanti può nascondere alla vista un pedone che sta attraversando la carreggiata. La regola serve a evitare investimenti dovuti alla scarsa visibilità del pedone e al fatto che chi sopraggiunge potrebbe non accorgersi in tempo della sua presenza. Il codice della strada vieta espressamente il sorpasso del veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire il passaggio dei pedoni. Inoltre, anche sulle strade prive di attraversamenti, il conducente deve consentire al pedone che abbia già iniziato l'attraversamento di raggiungere l'altro lato in condizioni di sicurezza. Per questo, se il veicolo che precede si è fermato per lasciar passare un pedone, non lo si deve sorpassare neppure fuori dalle strisce. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli può dipendere da un funzionamento irregolare del motore. Vero. Un motore che funziona in modo irregolare può aumentare le emissioni inquinanti, perché la combustione del carburante avviene in modo meno efficiente e produce una maggiore quantità di sostanze nocive nei gas di scarico. Questo può accadere ad esempio quando alcuni componenti del motore non lavorano correttamente oppure quando il filtro dell'aria è sporco o intasato. Per ridurre l'inquinamento è quindi importante mantenere il veicolo in buone condizioni di efficienza, con controlli periodici e una manutenzione regolare. Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo di figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria non si sta ricaricando come previsto. Vero. Il simbolo raffigurato è quello della batteria e, quando compare come spia rossa durante la marcia, segnala un'anomalia nel sistema di ricarica. In pratica, la batteria non sta ricevendo corrente nel modo corretto, di solito perché l'alternatore, o più in generale il generatore di corrente, non la sta ricaricando regolarmente. Non significa necessariamente che la batteria sia già completamente scarica, ma indica che il veicolo sta funzionando con un difetto che può portare progressivamente alla perdita di energia elettrica e al malfunzionamento di vari dispositivi. La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista. Vero. Quando un veicolo viene fermato o lasciato in sosta vicino a un segnale verticale fino a coprirlo alla vista degli altri utenti della strada si crea una situazione di pericolo, perché il segnale può non essere visto in tempo, oppure può essere visto male. Per questo motivo sono vietate sia la fermata sia la sosta in prossimità e in corrispondenza dei segnali verticali quando il veicolo ne occulta la visibilità. La regola serve a garantire che le prescrizioni, i divieti, gli obblighi e le indicazioni restino sempre chiaramente percepibili da chi sopraggiunge. I caschi da utilizzare alla guida dei ciclomotori non necessitano di omologazione. Falso. I caschi utilizzati alla guida dei ciclomotori devono essere omologati. L'omologazione serve a garantire che il casco rispetti i requisiti tecnici di sicurezza idonei a proteggere il conducente in caso di caduta o urto. Un casco non omologato non offre garanzie sufficienti di affidabilità e non è considerato idoneo per la circolazione. Oltre a essere omologato, il casco deve anche essere della misura corretta e indossato in modo ben allacciato durante la marcia. Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada dove non si può circolare ad oltre 30 km all'ora. Falso. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo di caduta massi da destra. Avverte che nel tratto successivo possono cadere pietre o trovarsi massi sulla carreggiata, perciò impone al conducente di aumentare l'attenzione, moderare la velocità e mantenersi pronto a frenare. Non stabilisce però un limite massimo di 30 km/h. Un limite di velocità preciso esiste soltanto quando è indicato da un apposito segnale di divieto con il numero corrispondente. Il limite massimo di velocità per un'autovettura nei centri abitati è ordinariamente di 50 km/h. Vero. Nei centri abitati per le autovetture, il limite massimo ordinario è di 50 km/h. Il termine ordinariamente è importante, perché indica la regola generale valida in assenza di diversa segnalazione. In alcuni tratti urbani con particolari caratteristiche, il limite può essere diverso, ma ciò avviene solo quando è espressamente indicato dalla segnaletica. Nella guida quotidiana, quindi, entrando in un centro abitato, il conducente deve considerare come riferimento normale il limite di 50 km/h.
adeguando comunque sempre la velocità alle condizioni reali della strada, del traffico e della visibilità. Il segnale raffigurato impone l'obbligo di mantenere la sinistra. Falso. Il segnale raffigurato non è un segnale di obbligo, ma un segnale di pericolo che preannuncia una curva pericolosa a sinistra. La sua funzione è avvisare il conducente che il tratto successivo non è rettilineo e che occorre moderare la velocità, aumentare l'attenzione e regolare la traiettoria in rapporto alla visibilità e al raggio della curva. Non prescrive quindi di tenere la sinistra della carreggiata. Al contrario, nella marcia normale, il conducente deve continuare a mantenersi sul lato destro della propria corsia o della propria carreggiata. I segni gialli e neri in figura, dipinti sul bordo del marciapiede, consentono la fermata. Vero. I segmenti alternati gialli e neri dipinti sul bordo del marciapiede indicano un divieto di sosta lungo quel lato della strada. Questo significa che il veicolo non può essere lasciato in sosta, ma può effettuare una fermata, cioè un arresto breve e temporaneo per esigenze immediate, come la salita o la discesa dei passeggeri. Per questo motivo l'affermazione è corretta, la fermata è consentita, mentre la sosta no. Durante la circolazione su strada, per rendersi maggiormente visibili, i motocicli devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche di giorno. Vero. I motocicli hanno una sagoma frontale ridotta e, per questo motivo, possono essere percepiti con maggiore difficoltà dagli altri utenti della strada, soprattutto a distanza o in situazioni di traffico intenso. Tenere accesi i proiettori anabbaglianti anche di giorno serve ad aumentare la visibilità del veicolo e a rendere più facilmente individuabile la sua presenza. Si tratta quindi di una misura di sicurezza che aiuta a ridurre il rischio di mancata percezione del motociclo da parte degli altri conducenti. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Falso. Il segnale raffigurato appartiene ai segnali di obbligo e indica che il conducente può soltanto proseguire diritto oppure svoltare a sinistra. Si tratta quindi di un segnale che prescrive un comportamento preciso e non di un segnale di indicazione. La sua funzione è limitare le manovre consentite all'incrocio o nel punto in cui è collocato, escludendo in particolare la svolta a destra. L'episodio 23 si conclude qui. Spero che questa simulazione vi abbia aiutato ad allenarvi meglio e a chiarire eventuali dubbi sulle domande del quiz patente B. Fatemi sapere nei commenti quanti errori avete fatto. Se questo video vi è stato utile, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e condividetelo. Ci vediamo nel prossimo episodio.